Eccoci ancora in provincia di Pordenone, nella giornata europea dei mulini, per visitare Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia. Parcheggiamo il nostro camper in un ampio parcheggio fuori dal centro del paese, che è comunque facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta. Percorriamo in bici la via principale di Polcenigo e da subito ci viene offerto un assaggio di architettura medievale, molto ben restaurata. Ma noi siamo curiosi di vedere la nuova area di sosta camper, che però non era ancora stata aperta, mentre oggi sappiamo che è pronta ad accogliere i viaggiatori con tutti i servizi necessari. Poco distante dall'area di sosta troviamo la chiesa di San Rocco, costruita nel 1400 all'inizio del paese. Intitolata al santo protettore della peste, sembra quasi che avesse il compito di tenere lontane le malattie dagli abitanti di Polcenigo. Affrontiamo una bella salita che dal paese porta al castello, ma prima di arrivare in cima ci fermiamo a visitare la chiesa di San Giacomo. Sembra che questa chiesa risalga al 1262, quando era parte di un convento francescano, e che fu poi restaurata dai conti di Polcenigo perché è a poca distanza dal loro castello. All'interno, l'opera più antica è un affresco del XIV secolo chiamato La Madonna del Latte. Ed eccolo qui lo splendido chiostro del vecchio convento, con le tipiche arcate e un giardino centrale, il tutto curato amorevolmente da un piccolo gruppo di suore. Ancora un piccolo sforzo per una breve salita lungo un piacevole sentiero alberato e ci troviamo in cima alla collina per visitare il castello di Polcenigo. Costruito più di 1000 anni fa in posizione strategica, ha visto svilupparsi un piccolo borgo ai piedi della collina già dal 1200 ed è appartenuto alla famiglia dei conti di Polcenigo fino alla metà del 1800. Nei secoli il castello subì diversi incendi e fu ulteriormente danneggiato da 2 guerre mondiali e dal violento terremoto che ha colpito il Friuli nel 1976. Alla fine degli anni 70 la regione Friuli-Venezia Giulia si occupò di consolidare i resti del castello e la proprietà passò al comune. Ora è possibile visitarlo in sicurezza. E noi immaginiamo quanto fosse bello per i nobili di Polcenigo abitare tra queste mura. Scendiamo dalla collina del castello e con una passeggiata lungo le rive del torrente Gorgazzo arriviamo alla sua sorgente. Nascosta tra gli alberi e le rocce, la sorgente è un piccolo specchio d'acqua limpida di un azzurro intenso con riflessi verdi, che lo rendono un luogo magico.
A pochi metri di profondità è stata posta la statua bianca di un Cristo che si riesce a intravedere nei periodi di maggiore siccità. La grotta che si nasconde sott'acqua è stata esplorata fino a 212 metri e a causa delle forti correnti si possono immergere solo i sommozzatori più esperti. Dopo aver attraversato tutto l'abitato di Polcenigo, che si trova sul cammino di Sant'Antonio, il Gorgazzo si getta nel fiume Livenza, non prima di aver creato meravigliosi scorci naturali. Nel 1800 però l'acqua era il principale veicolo di infezione per peste e colera. Si iniziò così a costruire acquedotti che garantissero acqua pulita, ma anche fontane e lavatoi pubblici fuori dall'abitato. E quelli in via della Sega contribuirono così alla diminuzione delle epidemie. Oggi però siamo venuti a Polcenigo per conoscere meglio la storia dei suoi mulini, in passato molto numerosi. In origine questo edificio è stato un follo da panni, ossia si usava l'acqua per infeltrire i tessuti di lana, ma si sfruttò l'acqua anche per una segheria e più tardi nel 1800 la forza di un mulino permetteva di macinare il grano turco. Oggi purtroppo le due ruote del mulino sono state rimosse e l'edificio ospita la sede dell'Associazione Borgo Creativo. Dopo la visita al mulino, una guida accompagna il nostro gruppo attraverso le vie del paese e ci racconta anche qualche piccola curiosità. Palazzo Zaro del XVI secolo apparteneva ai conti di Polcenigo, i quali sono stati costretti a venderlo alla famiglia Manin per poter pagare un riscatto per la liberazione dei due figli caduti prigionieri dai turchi. Ma a Polcenigo l'acqua scorre ancora addirittura sotto gli edifici ed è ritenuta un'importante risorsa naturale. L'unico mulino completo rimasto è il mulino Modolo, con un'unica ruota in ferro che ha sostituito le tre ruote in legno, accanto a un edificio del 1600 che custodisce al suo interno tutti gli strumenti utilizzati fino al 1985. Oggi purtroppo le grandi ruote dei mulini di Polcenigo sono state rimosse, ma alcuni palazzi antichi sono visitabili e noi abbiamo anche trovato molto piacevole camminare lungo i suoi torrenti immersi nella natura.